Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo Elisabetta e Sebastiano e da qualche settimana ci troviamo in Tunisia. Vi porteremo con noi nella scoperta di questo splendido paese. Il nostro mese in Tunisia sta ormai volgendo al termine. È stato un viaggio intenso, ricco di avventure e scoperte. La conclusione però è stata piuttosto movimentata. Possiamo dire che lasciare la Tunisia è stato molto più complicato che entrarci e presto vi racconteremo il perché. Buona visione e se vi fa piacere vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale. Siamo arrivati alle terme, acqua a 59 gradi, molto calda, molto calda. C'è tantissima gente, tutti uomini, quindi vediamo quando andare a farci il bagno. Magari o stasera come vanno a mangiare dopo il tramonto, oppure domani mattina presto, che generalmente in questi paesi di mattina presto non c'è mai nessuno in giro. Buongiorno! Siamo andati via dalle terme, erano un po' un fiasco queste terme perché ieri c'era molta gente, stanotte a quanto pare c'era casino, me l'ha detto Sebastiano, io non ho sentito niente. Stamattina lui è andato a farsi il bagno, però insomma non erano proprio il massimo queste terme, quindi adesso stiamo andando via. Siamo in autostrada a Tunisi, abbiamo preso l'autostrada perché ci permette di tagliare, di non entrare nella città col camion, e stiamo andando a Cartagine. Abbiamo fatto una breve tappa nell'area di Cartagine, un sito vasto e intriso di storia. Dopo una visita veloce, abbiamo scelto di allontanarci dalla città. Chi ci segue da tempo sa che preferiamo la natura agli ambienti urbani. Ora siamo diretti verso l'estremo nord della Tunisia. Domani abbiamo il traghetto, quindi comunque essendo tardi il traghetto perché la partenza è prevista per mezzanotte, abbiamo deciso di venire a esplorare questa zona anche perché abbiamo tutta la giornata di oggi e anche domani mattina. Quindi siamo andati via da Tunisi e stiamo andando verso Biserta. È incredibile la quantità e la vastità di paesaggi che la Tunisia offre. Cioè un conto è leggerlo, un conto è vederlo con i propri occhi. È assurdo, sembra che ci siano tanti paesi nello stesso paese. Siamo appena arrivati a Biserta. Biserta è un piccolo gioiello nascosto nel nord della Tunisia, dove il Mediterraneo si fonde con secoli di storia e di cultura. È la città più a nord del continente africano e la sua posizione strategica l'ha resa nei secoli una porta tra due mondi, l'Europa e l'Africa. Il suo cuore pulsante è la Medina, autentica e viva. Che profumi che arrivano. Se vi capita di venire da queste parti, evitate il venerdì. C'è un traffico spaventoso. E c'è abbastanza anarchia perché si infilano ovunque, c'è gente ovunque, è bello hardcore. Biserta è anche storia militare, dai Fenici ai Francesi. Ogni grande civiltà ha lasciato qui il suo segno. Il forte spagnolo e la Casba dominano ancora la città dall'alto, custodi silenziosi di 1000 racconti di conquista, battaglie e rinascite. Ma Biserta è anche natura selvaggia. Appena fuori dal centro ti aspettano spiagge dorate, lagune popolate da fenicotteri e il magico Parco Nazionale di Keul, patrimonio UNESCO, dove le acque dolci e salate si incontrano in un ecosistema unico al mondo. Ci siamo fermati per pranzo a fronte mare. Adesso stiamo andando nel punto
più a nord di tutta l'Africa. Io non capiamo perché il punto più a sud dell'Africa è super pubblicizzato. Punto più a nord, noi andiamo in quello più a nord. Tutti vanno al sud, noi andiamo nel punto più a nord. Se partiamo adesso, tra 5 giorni, una settimana siamo lì. 8.000 km. 8.000 km al giorno. L'hanno fatta bene? Dopo aver immortalato il momento con una foto simbolica nel punto più a nord dell'Africa, ci siamo spostati sulla spiaggia per una breve passeggiata. Il panorama, però, si è rivelato tutt'altro che idilliaco. Un'enorme quantità di plastica ricopriva la battigia, segno evidente di un inquinamento non solo locale, ma anche trasportato dalle correnti marine. Una situazione allarmante che testimonia in modo tangibile l'urgenza di un'azione concreta per la tutela degli oceani. Siamo arrivati al porto, fatto il check-in, nel frattempo hanno anche provato a nascondersi dentro il nostro telaio. Mi guamo, il bambino. E adesso siamo qui alla porta 13, ci tocca aspettare un bel po' prima di entrare perché sono le 4 e ci hanno detto che prima delle 9 non aprono. Che ore sono? Le 11:10. Siamo qua dalle 4, no, dalle 3. Check-in fatto alle 4, poi abbiamo dovuto aspettare alle 8:30, che erano aperte alle 8. Sì, le 8. Adesso hanno fatto tutti i controlli, è fatto tutto. Timbrati i passaporti di uscita. Timbrati i passaporti, veicolo a posto. Adesso stiamo uscendo, ma sono le 11:10, dovrebbe partire alle 11:59. 80.000 controlli inutili perché fondamentalmente controllano la stessa cosa 80.000 volte: il passaporto, il timbro, poi del veicolo, poi di nuovo il passaporto, poi di nuovo i biglietti, e siamo ancora qua. Sono le l'una. La nave doveva partire a mezzanotte. Sì, partire, e noi siamo ancora qua in fila aspettando all'una, infinito. Ci fanno andare avanti 20 metri, poi ci fermano. Abbiamo conosciuto delle persone che ci hanno detto che qualche settimana fa un traghetto è partito alle 5 del mattino e doveva partire a mezzanotte, invece è partito alle 5 del mattino. Speriamo che non sia il nostro caso, perché se è l'una di notte dobbiamo ancora imbarcare, tra imbarcare, chiudere tutto. È capace? Ma poi a me, non ce ne frega niente che parte alle 5. L'importante è che saliamo. Sì, abbiamo preso la cabina, quindi siamo tranquilli. Però ore 1:20. Sono le 2:30. Siamo arrivati in camera. Adesso ci aspetta la traversata. Ebbene, ora che abbiamo svelato la nostra destinazione, possiamo dirvi che a breve torneremo in Svizzera per riprendere i nostri impegni di lavoro. Proprio per questo abbiamo deciso di goderci al massimo queste ultime settimane di libertà, esplorando questa splendida isola. E non potevamo iniziare in modo migliore. Un pranzo tipicamente siciliano, con un panino con la meusa e un panino con le panelle. Il panino con la meusa è un'antica specialità palermitana,
preparato con la milza e talvolta polmone di vitello, il tutto bollito, successivamente ripassato nello strutto caldo e servito in un morbido panino al sesamo, con l'aggiunta, se si vuole, di una spolverata di caciocavallo grattugiato. Il panino con le panelle, invece, è una delizia semplice ma irresistibile. Le panelle sono delle sottili frittelle di farina di ceci, croccanti fuori e morbide dentro. Anch'esse servite in un panino fragrante, spesso accompagnate da una spruzzata di limone. Prima notte in Sicilia, siamo super emozionati, non vediamo l'ora di scoprire questa splendida terra. Purtroppo non abbiamo a disposizione tanto tempo, abbiamo solo 2 settimane per scoprire la Sicilia, però cercheremo insomma di approfittarne il più possibile. Com'è? Buono. Te lo stai godendo proprio. È un po' buono. Buonissimo, buonissimo. Si sente tantissimo il sapore della ricotta. Spettacolare. Non vedevamo l'ora. Di mangiare il cannolo. Siamo stati super fortunati perché finalmente abbiamo avuto l'occasione di surfare in Sicilia e di mangiare un ottimo cannolo, ma soprattutto di ricevere un'accoglienza calorosa. Come inizio decisamente ottimo. Com'è questa prima giornata in Sicilia? Dopo aver surfato ieri siamo andati via da quel posto e siamo venuti a Sciacca. Oggi andremo innanzitutto a fare colazione e poi andremo a scoprire insomma questa cittadella. Sciacca è una bellissima città sulla costa sud-occidentale della Sicilia, in provincia di Agrigento. È famosa per tantissime cose: il suo mare cristallino, le terme antiche, le tradizioni popolari e la ceramica artigianale. Un semplice cornetto buonissimo. Citando un ragazzo che ci ha scritto su Instagram, c'è del cornetto in questa crema. E qua potete entrare. Possiamo entrare? Sì, Grazie. La Madonna ci potete andare per la porta là. Ok, grazie. Sciacca ha origini molto antiche, legate sia ai greci che ai romani. In epoca greca era conosciuta per le sue sorgenti termali, infatti ancora oggi ci sono le famose terme di Sciacca. Poi ha avuto influenze arabe, normanne e spagnole, che si sentono nell'architettura, nei vicoli del centro storico e perfino nelle tradizioni locali. C'è un profumo di arance perché c'è l'arancio in fiore che rilascia il profumo lungo la via, è bellissimo, un peccato che non possiamo condividerlo. Primo arancino. Sono le 10:30 dopo la colazione. L'arancino alle 10:30 non lo puoi prendere. Di rinforzo. Eccezionale, buonissimo.
Allora, il giro panoramico di Shaka possiamo dire che è quasi concluso. Comunque non abbiamo seguito un itinerario preciso, nonostante ci siano tantissime cose da vedere, però siamo un po' fatti trasportare dal flow. Bella, bellissima Shaka. Stiamo aspettando l'ora di pranzo. Adesso. In realtà siamo venuti in Sicilia anche per quello, per mangiare. Io penso di essere venuta in Sicilia soprattutto per mangiare. Aspettiamo l'ora di pranzo. L'idea è di prendere un fritto misto sperando che il baracchino apra per pranzo e poi ci spostiamo. Cosa hai preso tu? Panino, panelle e porchetta dalla focaccia qui che c'è famosa a Shaka e una frittura per Eli. Adesso lo assaggiamo questo panino. Dall'aspetto è molto buono, una marea di gente lì.